Ci avviciniamo a fine anno. Pronto con i buoni propositi? Una piccola premessa. Se stai guardando questo video a marzo, le informazioni sono comunque valide. Non c'è bisogno di aspettare gennaio per dare inizio alla propria vita. Puoi iniziare in qualsiasi momento dell'anno. Tornando a noi, tutti abbiamo un sogno nel cassetto, un desiderio che vorremmo realizzare. Ma quanti di noi davvero si impegnano per fare qualcosa per farlo succedere davvero? Ogni anno è la stessa storia. A dicembre si pianifica tutta la perfezione a partire da gennaio. A gennaio le cose vanno alla grande. Poi, dopo un paio di settimane, si inizia a saltare qualcosina. A febbraio si riprende con il da lunedì. E poi si ritorna a settembre e di nuovo a gennaio. Ma perché ogni volta è sempre così? Eppure eri super motivato. Avevi deciso di mangiare bene, fare sport, alzarti presto, essere ordinato, produttivo, dare importanza alla famiglia, agli amici, fare carriera, disintossicarsi dai social, prendersi del tempo per sé, sistemare la soffitta, diventare ricchi, andare ai Caraibi, ridipingere casa e avere 1 o 2 ore libere per giocare. Perché deve essere tutto così difficile? E qual è il segreto per riuscire a farlo? Pianificare tutto è ottimo, ma non serve assolutamente a niente se poi a livello pratico non fai nulla. Quindi quest'anno proviamo un po' a cambiare strategia. Inizia dalle piccole cose. Pazzesco, eh? A volte stiamo lì a farci 1000 piani complicati quando una cosa così semplice può fare la differenza. Certo, se sei già una persona super disciplinata, produttiva e organizzata, avrai bisogno di fare qualcosa di più. Ma se sei all'inizio, o quasi, questo concetto è più che sufficiente. In realtà, anche quando sei un po' più pro, questo concetto è comunque utilissimo. Ti serve per mantenere forti le tue abitudini e riuscire a fare qualcosa anche nelle giornate un po' no. Ma perché iniziare dalle piccole cose quando si può dare vita a un piano completo? Beh, te lo spiego parlando di Skyrim. Ho scelto proprio Skyrim perché è un gioco famoso, così quasi tutti abbiamo già presenti le dinamiche. Partiamo dall'inizio. Ti svegli sulla carrozza. Stai per essere decapitato, ma per una fortunata coincidenza la scampi. Questa fortunata coincidenza ti porta a correre dietro a un po' di persone per cercare di salvarti e quasi subito dovrai scegliere se seguire il manto della tempesta o gli imperiali. Il dettaglio di questi primi 5-10 minuti di gioco è che fai tutto con le mani legate. Eh già, non puoi fare niente se non osservare e correre. In questo piccolo dettaglio è racchiuso un grande insegnamento. Non puoi affrontare un boss se non sai nemmeno come estrarre un'arma. Va fatto tutto a piccoli passi. Prima impari ad usare i tasti direzionali, poi ti slegano le mani e impari a prendere le cose e vestirti. Dopodiché inizi con il primo combattimento. Qui puoi anche lasciar fare tutto al tuo compagno e dare un paio di mazzate così, giusto per. Poi pian piano inizi ad avere sempre più responsabilità nei combattimenti e sempre più autonomia. E a un certo punto ti devi arrangiare. Se non hai mai seguito un progetto, non puoi pensare di investirci fin da subito 3 ore al giorno. Non ce la farai mai. Devi partire a piccoli passi, imparare a muoverti. Quindi inizia con 1 minuto al giorno. Questo sarà il tuo tutorial e come qualsiasi tutorial è semplice ed essenziale. Sì, è essenziale. È inutile saltare il tutorial per risparmiare tempo, per poi doversi fermare ogni 3 secondi per capire il comando per fare questo e per fare quell'altro e doverlo andare a cercare su internet. E per questo il tutorial di Skyrim non lo puoi saltare. Eh sì, scegli il personaggio, guardi il boia che cerca di decapitarti, ti fai la tua corsetta, scegli la tua fazione e poi ti fai tutti i sotterranei. In questo modo dimostrerai di avere padronanza dei comandi e di essere in grado di gestire tutto. Ecco cosa rappresenta questo tuo minuto al giorno. Certo, in 1 minuto non fai un granché, ma sommando tutti questi piccoli minuti riuscirai a costruirti una forte abitudine che non abbandonerai mai più. So che hai l'impressione di poter fare di più, ma fidati, se parti in quarta e cerchi di fare tutto e subito, alla fine dopo un paio di settimane rinuncerai, perché il cambiamento sarà troppo grande e troppo faticoso per riuscire a portarlo avanti. Mentre 1 minuto, cosa vuoi che sia? 1 minuto lo puoi investire sempre, anche quando stai male, anche quando sei di fretta e anche quando hai una giornata no. È solo 1 minuto. E cosa si può fare? Puoi
Puoi fare una piccola azione per avvicinarti al tuo obiettivo. Ad esempio, puoi fare una mini sessione di sport, leggere una pagina, scrivere 5 righe, meditare senza addormentarti, oppure suonare 2 accordi con la chitarra. Insomma, puoi iniziare ad esercitarti nella specifica abilità che vuoi portare avanti. In questo minuto puoi imparare a diventare più disciplinato e iniziare il tuo percorso di crescita. E ora l'ultima questione importante. Quando iniziare? Inizia subito! Non aspettare il primo dell'anno, non aspettare lunedì, non aspettare domani. L'unico metodo per essere sicuro di iniziare è iniziare adesso. Quindi compi subito questa piccola azione e inizia a dare vita al nuovo te stesso. Ehi tu, finalmente hai aperto gli occhi. Spero di essere riuscita a darti la giusta spintarella per iniziare. Se vuoi rimanere in contatto con me o se vuoi approfondire, troverai in descrizione i link del mio blog e del mio social network. Iscriviti al canale per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.